Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. In alternativa al panettone classico, oggi vi propongo la ricetta del panettone brioche. Io farcisco questo panettone con gocce di cioccolato, ma lascio a voi la scelta della farcitura che più vi piace. Questo panettone non ha bisogno di impasto né di lunghi tempi di lievitazione, ma non aggiungo altro, il risultato è sorprendente. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro panettone brioche. Nella grande ciotola vedete un uovo medio. Qui c'è della farina miscelata, farina zero e Manitoba. Le caratteristiche della farina le troverete in info box sotto il video, così come tutte le quantità degli ingredienti. Olio di semi di girasole, zucchero, zeste di arancia e di limone, gocce di cioccolato, latte a temperatura ambiente, lievito di birra e vaniglia in polvere. Inizio a far sciogliere il lievito all'interno della ciotolina dove ho messo il latte. Aggiungo metà cucchiaino di zucchero preso dal peso totale. Il lievito è ben sciolto. Ora aggiungo lo zucchero nella ciotola dove ho messo l'uovo. Lavoro per qualche secondo uovo e zucchero. Aggiungo subito la vaniglia in polvere. In alternativa alla vaniglia in polvere potrete utilizzare l'estratto di vaniglia. Ora aggiungo l'olio. Latte e lievito. Scorzette di agrumi. E farina. L'impasto è molto morbido, ma deve essere esattamente così. Ora copriamo la nostra ciotola con la pellicola e a una temperatura di 24 gradi la lasciamo riposare per un'ora. Dopo un'ora di riposo il nostro impasto si presenta così. È sempre molto morbido, quasi quasi appiccicoso direi. Adesso dobbiamo spolverare il banco di lavoro. Ce lo rovesciamo. Con l'aiuto di farina dobbiamo andare a fare delle pieghe e diamo un pochino di forza a questo impasto così morbido.
A questo punto vado ad allargare un pochino l'impasto perché cominciamo ad inserire le gocce di cioccolato. Poi formeremo direttamente il panettone e lo metteremo all'interno dello stampo. Aggiungo le gocce e faccio pressione. E piego. E ripeto la stessa cosa. Ora pirliamo il panettone. Abbiamo messo moltissime gocce, vedete com'è ricco. Mi avvicino uno stampo classico da panettone e inserisco l'impasto all'interno. Una volta che l'ho assestato così con l'aiuto delle mani, copro con la pellicola e lo lascio lievitare fino al bordo. Dopo 3 ore di lievitazione, questo è il risultato del nostro panettone brioche. Come potete vedere, la cupola ha superato lo stampo. Ora ho preparato un'emulsione di uovo battuto e latte e con questa emulsione delicatamente vado a annappare la superficie del panettone. E ora siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato in modalità statica il mio forno a 160 gradi e cuocerò il panettone brioche per 45-50 minuti. Prima di sfornare farò la prova a stecchino. Ecco il panettone brioche appena uscito dal forno. Ora bisogna lasciarlo raffreddare completamente. A differenza del panettone classico, questo non dobbiamo capovolgerlo. Lo facciamo però raffreddare coperto da un panno. Il mio panettone brioche è freddo e è pronto per essere gustato, quindi possiamo tranquillamente tagliarne una fetta. Vi faccio soltanto vedere da vicino la sofficità di questa cupola, guardate, deve essere davvero magnifico.
Ora lo giro così lo vediamo insieme. Guardate che cos'è, guardate l'alveolatura di questo panettone, oltre la sofficità. Io trovo che sia davvero fantastico. È un panettone semplicissimo da realizzare, è alla portata di tutti, non occorre impasto, è profumatissimo e davvero squisito. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che il mio panettone brioche sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.